Si respira un po' di storia in questo edificio, sembra essere stato un edificio della nobiltà del periodo antecedente la guerra, di un possidente, insomma, di qualcuno di nove, di un benestante. Televisione alta che non utilizziamo mai, bagno super carino in fondo, terrazzino esterno. Se avessimo avuto altro tempo ci saremmo fermati qualche altro giorno come in altre tappe, però i giorni che abbiamo sono questi. Salutiamo il nostro hotel, Vostin Design Hotel, una zona residenziale tranquillissima. Siamo trovati davvero bene e siamo stati tranquilli perché la moto era davanti e ieri sera quando siamo arrivati eravamo rilassati, per così dire, sempre con quella puntina di attenzione ma rilassati. C'è un po' di traffico, è domenica mattina, non piove, per quello ci riteniamo fortunati per il momento. Norimberga è molto curata, è molto carina ed era considerata una perla già in passato. La capitale ufficiale del Sacro Romano Impero, perché il Sacro Romano Impero, che era questa unione di stati feudali, non aveva in realtà una capitale e non c'era neanche una successione di eredi, però tutti i re che si sono succeduti l'hanno vista come una perla, come la capitale preferita, anche perché qui venivano custoditi i tesori della corona, quindi la corona stessa e tante altre ricchezze. Non solo, Norimberga è famosa anche per il processo di Norimberga che è avvenuto a partire dall'ottobre del 45, che ha processato tanti capi nazisti, tra cui lo stesso Göring, che prima dell'ultimo processo ingerì del cianuro e si tolse la vita. Fu scelta questa location, questa città, non perché rappresentasse la città manifesto del nazionalsocialismo, ma quanto per un discorso di praticità. Questa città era sotto il potere e l'influenza americana e in più si prestava per la grandezza del suo tribunale, ancora tuttora in funzione, e che poteva ospitare tutte le personalità dei vari alleati, e c'era anche il carcere, per cui è stata una questione di comodità più che di quello che ha rappresentato nella storia. Allora, come se non bastasse, ieri sera ce l'abbiamo goduta, non l'abbiamo fatta vedere perché la notte gli edifici colorati non rendevano. Con l'idea che stamattina avremmo fatto un giro in moto, l'avremmo filmata, ma c'è una gara di ciclismo, è tutto chiuso. La gente tra l'altro inizia a perdere la pazienza. Non so se riusciremo ad entrare. Tra l'altro ieri sera non c'era nessuno, era una città vuota, ci è sembrato anche strano perché era sabato sera, però non pensavamo mai stamattina a questo caos. Mi sa che dovremmo aggiungere la città di Norimberga alla lista, alla famosa lista. Sì, noi l'abbiamo vista, però era bello mostrarla e vederla di giorno anche per noi. Queste sono comunque le mura che circondano praticamente il Kaiser, il castello, Schloss dovrebbe essere, le mura della città, le mura antiche della città. E niente, il centro è blindato, non si può entrare. Abbiamo fatto il giro di tutte le mura ma non si entra da nessun varco, anche qua è tutto chiuso. Ieri sera siamo saliti al centro, non c'erano transenne, le classiche transenne bianche e rosse. Quando siamo scesi ci siamo chiesti come mai, ma prima non c'erano, ci eravamo chiesti, quindi forse l'hanno messo per qualcosa. Io ho addirittura pensato, tra me e me, senza dirlo a Francesco, che ci fosse il mercato la domenica mattina. E invece evidentemente c'era questa manifestazione, questa gara ciclistica, per cui tutto il centro è blindato. Facciamo il giro delle mura, cioè abbiamo fatto il giro delle mura e adesso usciamo dalla città. Porto di New Orleans, non si chiama New Orleans o New Orleans. Iniziamo con i lavori in corso.
comincia a piovere, quindi cambiamo camera e ci sarà un audio peggiore. Quello che possiamo fare è questo. Questa è la parte più difficile del viaggio, condividerla. Partiti poco fa, quindi stop, cambio camera e si riparte, anche perché abbiamo tantissima strada e dalle posizioni questo è quello che ci aspetterà, ma va benissimo così. Alternative non abbiamo, quindi va benissimo per forza. Mi ricordavo i rientri con più sole negli anni passati. Cose cambiano. Più veloci della luce si riparte. Diversi motociclisti, per il momento non piove più, goccioline ci sono sempre, però non piove copiosamente. L'autogrill più grande del mondo. All'altezza di Monaco, file in un tratto di autobahn a 4 corsie, anzi 5. Deviazione a destra per Austria e poi Italia, 12 gradi in questo momento. Eppure io mi ricordavo di essere partita d'estate, o no? Quando arriveremo a Verona ti tolgo tutto, a petto nudo vado a casa perché sono convinto che sarà caldissimo. Ultime parole famose. Niente, non ci aspetterà caldo neanche a
sosta snack velocissima anche per attaccare la vignetta che Sara ha appena comprato. Sì, avevo sbagliato, l'avevo presa per l'auto, cioè non avevo specificato fosse per la moto. Poi sono arrivato io e ho detto, ma è per la moto o per l'auto? Perché sullo scontrino c'era scritto quasi 10 euro. Allora quindi mi hanno fatto lo storno completo e poi me l'hanno riaddebitato. Ho capito, ma ti vedono vestita in questa maniera? Che vai in auto? Andavano di fretta, no, colpa mia assolutamente. Ho capito. Adesso vabbè. la attacchiamo. Allora, per pulire l'acqua non manca, perché sapete benissimo che possiamo prenderla ovunque. Siamo in grado di prenderla ovunque e di farla cadere ovunque. Diciamo che la moto è pulita, dai. La metto qui? Sì, solo la parte sopra, con le mani più piccole sei più brava di me. Va bene qui? Vai, vai. Ok. Ora, cornetto per me, tu cosa hai preso? Io ho preso un falafel, sempre salato per me. Che maiale di moglie che ho, è un maiale. Io vado sul classico, cornetto, poi in Italia si torna ai tramezzini, non si esce. Si sgarra, non si sgarra. Dopo una piacevole chiacchierata con due signori italiani, di cui un signore era un autista che aveva fatto più volte la Russia e ci ha dato delle informazioni utili sulla Russia. Adesso strada, di nuovo, tanta strada. Fino alla fine, quasi stesso abbigliamento di Capo Nord, 9 gradi in questo momento, al confine Austria-Italia. Solita fila del Brennero, fino al confine sta dicendo Francesco sono 2 km e 400 metri. Secondo Francesco se finisce il ponte può darsi anche che riusciamo a passare. Siamo a 2 km dall'autostrada italiana. Dovrebbe essere rimasto poco. Perché ci dai problemi, Brennero? Ci siamo ragazzi, vedo un castello familiare, vediamo un castello familiare. Italia, ci aspettiamo un abbraccio caloroso questa volta. Comunque 6 km di coda fino al Vipiteno. Resistiamo, siamo a casa. 6 km di coda fino a Vipiteno. Stiamo incontrando solo macchine straniere,
a frotte, siamo felici. Un 97% di macchine tedesche non stanno transitando sul confine macchine italiane, solo turisti. Siamo riusciti ad arrivare al casello. Via Bolzano Modena. Vogliano gli altri paesi, ma rientrando ti viene proprio da dire sei la più bella di tutti. 20 gradi, incredibile. È quasi settembre, l'aria è impregnata dell'odore di uva. In Veneto, ci siamo lasciati alle spalle il Trentino Alto Adige. Adesso usciamo un attimo, andiamo su un autogrill perché andiamo a considerare un po' la situazione, se continuare fino a casa per 440 km o se cercare una struttura adeguata per la notte. Vediamo. Siamo capitati su un autogrill affollatissimo, tantissima gente. E Fra sta cercando. Siamo ordina per prezzo. Siamo a fine vacanza, ragazzi, dobbiamo un po' stringere anche a livello economico, quindi mettiamo in ordine di prezzo, così vediamo di trovare qualcosa che non vada alle stelle. Abbiamo prenotato, presa la colazione, 80 euro, le recensioni sono buone, quindi andiamo, che abbiamo pure il ristorante lì sotto, quindi possiamo mangiare pure lì. Andiamo ragazzi, velocissimi. Ci voleva, dovevamo un attimino ristorarci e godere della buona temperatura italiana. Pensavo che ormai tanta gente fosse tornata a casa dalle vacanze, invece c'è ancora tanta gente a zonzo come noi. Si va 20 km. Ad Affi, lago di Garda Sud. Ormai, dice Francesco, queste zone ci piacciono, ci siamo affezionati. Il caso ha voluto che sia capitato così perché abbiamo fatto tante code, tante code. Se funziona, attento qua, sì, funziona. Abbiamo prenotato un hotel, si chiama Hotel Al Sole o Il Sole, dovrebbe essere qui nelle vicinanze. Valpolicella torneremo e comunque respirare quest'aria calda e fresca insieme ci fa pian piano riabituare alla temperatura di casa e ci piace da morire. Eccoci. Torniamo al Monte Baldo. 1 chilometro. Per la precisione siamo a Cavaillon Veronese. Eccolo, Hotel Al Sole. Intanto ci rifacciamo con la cena. Bella la tua. Sara che parla con la sorella. Domani si arriva. Io intanto mangio.